Bentornati nel teatro dell'alta società, dove ogni sorriso è una maschera e ogni lista degli invitati nasconde una strategia. State guardando Celebrita dalla Turchia, il rifugio digitale di chi non distoglie lo sguardo quando le emozioni salgono e la verità si insinua tra gli applausi. Se vi annoiano i riassunti superficiali e desiderate un racconto che scavi nella psicologia della fama, dell'amore e dei ritorni improvvisi del passato, avete trovato casa. Oggi entriamo in una notte che ha scosso l'ambiente dello spettacolo al punto da diventare argomento di discussione non solo per le due famiglie potenti unite in matrimonio, ma anche per ogni cronista dal centro di Istanbul alle rive del Bosforo. Non fu semplicemente un matrimonio, fu un palcoscenico. E su quel palcoscenico è andato in scena un dramma che ha messo al centro Özge Yaz, il suo compagno Gökberk Demirci e l'ombra di una storia finita che ha rifiutato di restare nell'album dei ricordi. Parliamo della presenza inattesa dell'ex di Özge. L'aria sapeva di storia, gli sguardi tagliavano come diamanti, e il risultato? Beh, è ciò che siamo qui per raccontare. Prima di percorrere il nostro tappeto rosso dentro questa serata esplosiva, assicuratevi il vostro posto nel nostro circolo interno, iscrivetevi ora, attivate la campanella e non perdete nessuna analisi sugli eventi che dettano le regole del settore. E se volete sostenere un racconto indipendente e di qualità e accedere a approfondimenti esclusivi sui vostri beniamini, cliccate sul pulsante Unisciti. Il vostro supporto è la base di Celebrita dalla Turchia. Adesso, versatevi qualcosa di forte. Andiamo a un matrimonio. Una notte destinata alla memoria. L'evento, popolato dall'élite luccicante, è subito diventato un racconto che non smetterà di circolare, non solo per il prestigio dei cognomi stampati sugli inviti, ma per l'elettricità percepibile che nasce quando il passato e il presente si sfiorano senza chiedere permesso. Gli sposi, certo, brillavano. Eppure l'asse della sala si spostò appena la lista degli arrivi cominciò a prendere forma reale. La variabile che nessuno aveva inserito nel proprio calcolo mondano fu l'ingresso dell'ex di Özge, e della sua famiglia nota quanto ingombrante. Bastò un accenno sui social perché la curiosità esplodesse. È lo scenario che tutti temono, una stanza affollata, la celebrazione dell'amore, e a pochi tavoli di distanza la persona che un tempo ti aveva tenuto il cuore tra le mani. Ma per Özge Yaz e Gökberk Demirci quella non fu una notte da incubo, fu un'occasione. L'occasione per mostrare al mondo cosa significa davvero voltare pagina e camminare avanti senza ripensamenti. L'architettura dell'eleganza. Özge lasciò il segno senza alzare la voce, bastò la sua presenza. Entrò con un abito che sembrava una lezione di semplicità applicata al fascino, linee pulite, taglio impeccabile, un lampo di luce che metteva in risalto il portamento. Il trucco era naturale, studiato per far parlare i tratti, non per coprirli. L'atteggiamento, quello di chi porta pace dove gli altri cercano tempesta. Non attirò l'attenzione, la magnetizzò. Accanto a lei, come una roccaforte, Gökberk. Non una presenza possessiva, ma una dichiarazione di partnership. Dall'auto al salone, nelle foto con i flash come stelle impazzite, nelle pause tra un saluto e l'altro, i due mostrarono una sintonia che non si improvvisa. Sguardi che contenevano frasi intere, sorrisi complici, qualche parola sussurrata dietro una mano. La grammatica silenziosa di un legame saldo. Entrarono su un campo che poteva trasformarsi in campo minato, con la calma di chi sa già come uscirne. L'elefante nella stanza. La tensione che rizza i peli sulle braccia si materializzò quando l'ex e la sua famiglia varcarono la soglia. In un contesto così esposto, il passato non esiste solo nei ricordi, aspetta un invito alle nozze per presentarsi puntuale. Tutti gli occhi saltarono su Özge e poi su Gökberk. Bicchieri sollevati a metà. Conversazioni sospese. Ci sarebbe stato imbarazzo? Una ritirata improvvisa? La reazione della coppia diventò il centro di un'attenzione febbrile. Eppure l'espressione di Özge non tremò neppure per un istante. La compostezza di Gökberk disinnescò qualsiasi tentativo di malizia. Chi sapeva, lui era al corrente, e aveva scelto la serenità come arma. Fu scudo senza ostentarlo, argine discreto tra lei e gli sguardi in cerca di crepe.
Quella fu la quiete della vera sicurezza. Passato contro presente. Le voci correrono come sempre, che Osge e Lex si fossero evitati con cura, che tra le composizioni floreali fossero volati sguardi veloci, che la curiosità, essendo un riflesso umano, avesse pescato qualche frammento di memoria in un mare di novità. Ma né Osge né lui mostrarono il minimo cedimento, nessun gesto scomposto, nulla che potesse trasformarsi in titolo sensazionalistico. Una compostezza adulta, un copione di sobrietà che spense sul nascere ogni ipotesi di crisi. Nel frattempo, gli osservatori più attenti notarono in Gockberg qualcosa che valeva più di 100 dichiarazioni: la cura. La mano posata al momento giusto, lo sguardo che verifica se lei stia bene, il sorriso che smonta i dubbi. In pista, tra una canzone e un applauso, i due crearono un'isola privata al centro del mare di occhi puntati. Nei dialoghi con gli altri invitati, Gockberg tornava spesso a Osge con una battuta, un contatto lieve, il modo in cui si ricorda a qualcuno: ti vedo, sei qui con me. Immagini così rafforzarono la convinzione di molti: il passato non ha più diritto di cittadinanza in questa storia. Una domanda alla comunità di celebrita dalla Turchia. Fermiamoci un istante. Vi è mai capitato di trovarvi nella stessa stanza con un ex importante mentre siete con la persona che amate adesso? Come l'avete gestita? Avete sentito il bisogno di dimostrare qualcosa, o avete scelto l'indifferenza elegante? Scrivetecelo nei commenti. E ditemi, il comportamento di Gockberg vi è sembrato protettivo o possessivo? Apriamo il dibattito. E se vi piace questo racconto dettagliato, lasciate un like, ci aiuta a crescere. La dichiarazione, la sta tenendo con sé. L'atteggiamento rilassato e sicuro di Gockberg fu letto da molti commentatori come un messaggio chiaro. Abbraccia la storia con Osge davanti a tutti, fantasmi inclusi. C'è potere in quella semplicità. Dice: non temo chi è stato nella tua vita, perché so chi cammina al tuo fianco adesso. Quando la serata, col passare delle ore, si scaldò di risate e brindisi e la formalità lasciò spazio alla festa, la gioia di Osge divenne evidente. La si vedeva ridere con le amiche, chiacchierare con quel tono vivace che lascia intendere una spensieratezza conquistata. Non stava guardando indietro, stava vivendo nell'adesso. E la partecipazione attiva di Gockberg, i suoi scambi allegri, quell'energia giocosa tra i due, accese la sala. In molti, a fine serata, commentarono che fossero loro la coppia più armoniosa e magnetica dell'evento, capace quasi di rubare la scena agli sposi per puro carisma. Il ritiro dell'ex. Per l'ex di Osge, l'atmosfera apparve più contenuta. Da parte sua, nessuna stonatura. Seduto con la famiglia, mantenne un profilo rispettoso, nessun gesto sopra le righe, come se volesse appianare l'onda prima ancora che si alzasse. Evitare con eleganza, sorridere senza invadere, lasciare spazio, fu interpretato come un segnale che i capitoli sono davvero chiusi e tutti stanno camminando verso il domani. Una tregua firmata in silenzio. Un gioco di contrasti. Quella notte, più che una celebrazione, si trasformò in una dimostrazione pubblica di maturità. La naturalezza, la calma e l'accessibilità di Osge e Gockberg furono la prova che il passato è stato archiviato. Il dialogo mutuo tra ciò che è stato e ciò che adesso diventò il particolare più discusso, quello che rende memorabile un evento già sontuoso. E come spesso accade, bastò una sola notte per generare un coro di interpretazioni, di ipotesi, di nuove leggende da salotto. L'uscita di scena. La storia non si chiuse con l'ultima canzone. Anzi. Quello che accadde dopo fu discusso quanto la festa stessa. Secondo chi era dietro le quinte, Osge e Gockberg lasciarono il luogo insieme con un'aria sorprendentemente distesa, come se fossero appena usciti da un appuntamento semplice e felice, non da una prova di equilibrio sotto i riflettori. I loro sorrisi furono letti come una risposta silenziosa a tutti i sussurri della notte. Osge, a braccetto con Gockberg, si strinse a lui per un istante mentre i fotografi scattavano. Uno scatto rapido, un sorriso sincero, e i commenti esplosero: questa relazione è più solida di quanto pensassimo. Si seppe che, durante la serata, Osge aveva raggiunto più volte le sue amiche più care per un rapido scambio,
E che Gökberk si era unito con naturalezza a quei piccoli cerchi, senza invadenza e senza ansia, presente ma mai appiccicoso. Il bilanciamento perfetto tra vicinanza e libertà. Il sussurro, il passato è passato. Qualcuno vicino alla coppia raccontò che, a un certo punto, Gökberk si chinò verso Özge e disse piano: il passato è passato, conta il presente. Vera citazione o suggestione colta al volo, quel pensiero riassume la corrente emotiva che ha attraversato la sala. Nel cuore della festa, i due trovarono anche il tempo per un ballo breve e perfetto nella sua discrezione, movimenti in sintonia, ritmo condiviso, una bolla d'intesa che catturò l'attenzione. La felicità di lei e la calma solida di lui fecero da cornice alla scena che più tardi molti avrebbero descritto così: stanno davvero bene insieme. Non era una performance. Era un tempo comune. Nel frattempo, l'ex scelse di restare composto fino all'ultimo. Uscì con la famiglia senza cercare incroci difficili, una decisione percepita come un gesto deliberato per proteggere la dignità di tutti. Anche questo fu letto come prova di rispetto reciproco. L'estrema cortesia della famiglia dell'ex evitò a quella notte qualunque svolta drammatica. Tutto rimase al suo posto, senza fragori inutili. Le scosse dei social. Ma il giorno dopo, i social fecero quello che sanno fare, amplificarono. Alcuni invitati condividerono scatti rubati, foto mosse o colte da angolazioni implacabili, in cui però Özge e Gökberk apparivano fianco a fianco, sereni. Si aprì il dibattito. C'era chi celebrava la maturità in scena, convinto che quei sorrisi confermassero la chiusura definitiva del passato. E c'era chi, proiettando timori personali, si chiedeva quanto potesse pesare trovarsi a poca distanza da un amore passato. Ma le immagini dei due, unite a tutto quello che si era visto durante la serata, finirono per sovrastare le paure, apparivano come una squadra. Una piccola unità che aveva affrontato una prova e l'aveva superata, senza clamori ma con precisione. La vittoria silenziosa. Che cosa ci insegna questa notte di abiti perfetti e poste altissime? Che la vera eleganza non è solo nel vestito, ma nel modo in cui si attraversa una stanza quando tutti aspettano di vederti inciampare. Özge non si è limitata ad essere presente, ha camminato tra vecchi inneschi e nuovi riflettori senza sfiorare nessuna mina. Gökberk non si è limitato ad accompagnare la sua compagna, ha dimostrato di essere un porto, non una gabbia. Il passato poteva anche stare qualche tavolo più in là, in giacca e cravatta, ma il presente era al centro della pista, abbracciato e proteso verso il futuro. Prima di salutarci, vogliamo il vostro verdetto finale. Chi ha vinto la notte? L'eleganza di Özge, la sicurezza di Gökberk o la distanza rispettosa dell'ex? Ditecelo nei commenti. Non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi a Celebrita dalla Turchia e cliccare su Unisciti per diventare membri VIP della nostra community. Fino al prossimo scandalo, tenete la testa alta e i segreti ben custoditi. Questo era Celebrita dalla Turchia. Grazie per averci seguito.